voilà, una forma per pandoro pronta. Io non lo trovo qua, ma se voi lo trovate, compratela che è meglio. Ciao a tutti, I am Tony Allegra. If you want to know how to prepare simple, funny and truly Italian recipe, you are in the right place. Today I want to prepare pandoro. It's not easy recipe, but with my types, also the children become able to prepare pandoro. The shape of my pandoro is not so nice because it's homemade, but inside is perfect. The preparation of ingredients is the first and critical step we take. Each ingredient is added in portions at different steps because a pandoro recipe does not allow the adding of ingredients in one go. Mom uses several sheets of food-grade paper for the flour and sugar parts. Each portion of ingredient is then marked with a number from 1 to 37. Mom is using the bingo numbers which she secretly borrowed from my younger sister. Shh. This is the full list of ingredients with their total quantities. For the rest of the video, we will briefly display a number at the top of the screen so that you may find the corresponding ingredient and its amount in the video description during every step of the recipe. Sound complicated? Well, just trust us. You can be sure you won't miss anything in the process of adding ingredients because everything is well prepared. Tombola! So now, we have all our ingredients nicely weighted and marked, ready to start with the mixing. Let's prepare the poulish with these ingredients: water, flour, yeast, and vanilla powder. Adesso faccio una cosa forse poco convenzionale. Mom's little tip is adding a spoonful of her homemade orange and lemon marmalade, as well as the zest of half a lemon and half an orange. This will make this poulish work both as a pre-fermenter as well as a flavoring. Finito! In frigo per 12, massimo 15 ore. Take the poulish out of the fridge to let it warm up while we proceed with this next step, making biga, the second pre-fermenter used to make pandoro. Nutriamo un po' il nostro lievito. I don't think there is any English translation for biga, but you can check out its Wikipedia page. The link is in the video description below. Biga is a sort of pre-fermenter made with water, honey, flour, and 1 egg yolk added at the end. Keep checking the numbers on the top of the screen for the exact amounts. Close the container and let it rise until it doubles in volume. Cucù, beh! Adesso iniziamo a preparare il primo impasto. Le cose diventano serie. Però c'è un piccolo problema. Questo impasto non si deve surriscaldare, deve mantenere una temperatura sempre al di sotto dei 26 gradi. Come facciamo se abitiamo in Brasile? E come facciamo se abitiamo in Filippine? La ciotola e tutti gli strumenti del nostro Kenwood o della macchina che state usando nel freezer. In più, procuratevi tutti i sibierini di casa vostra e circondate la macchina con i sibierini prima di iniziare. Mom is so worried about overheating that she also turns on the aircon. I guess Dad saw the pandoro coming when he designed the kitchen for Mom. La biga è cresciuta, è diventata bella morbida. Il nostro lievitino si presenta così, è profumatissimo. Put the 2 pre-fermenters in the bowl of the mixer. Start the mixer with the flat beater at the lowest speed, then turn the speed control 1 notch higher when you see that the ingredients are kind of mixed together. Every time you add an ingredient, reduce the speed to 1, and after some time, bring it back up to 2. Continue adding the ingredients one by one as per video description, with the important note that you need to let an ingredient mix well before proceeding with the next one. Also, keep switching the speed between 1 and 2. Fare il pandoro è noiosissimo, però dovete aspettare, non potete inserire gli ingredienti tutti insieme, dovete aspettare che si incorda e avere pazienza. L'ultimo ingrediente che devo aggiungere è il burro.
Come faccio a capire quando devo aggiungere un altro ingrediente? È semplice, non aggiungo mai un ingrediente se prima quei precedenti non si sono ben inglobati e soprattutto se non è iniziata una piccola incordatura. Se guardate qui, guardate, l'impasto si è attorcigliato intorno al gancio e ha iniziato a staccarsi dalle pareti. È sufficiente per aggiungere il burro. Non lo mettete tutto insieme, un po' alla volta. Guardate la consistenza, non è liquida, ma non è neanche dura, è una pomata, come quella che si spalma per diventare belli. When the ingredients are nice and mixed together, we replace the flat beater with the dough hook, which helps in giving strength to the dough. Ogni volta che c'è da incordare un impasto e da renderlo forte, io lo faccio con questo gancio. Anche questo era nel freezer. Guardate come si inizia a staccare benissimo dalla foglia, si stacca dalla foglia e si stacca dalle mie mani. Però non è ancora incordato, perché guardate, si strappa. Lo dobbiamo incordare e soprattutto controllo la temperatura dell'impasto. Io non ho un termometro, lo faccio con le mani. Il mio non ha ancora raggiunto la temperatura delle mie mani, quindi è a posto. Nel caso vi accorgete che il vostro impasto è troppo caldo, semplicemente lo mettete nel frigo. Non abbiate paura, lo continuate a lavorare dopo, non succederà niente. Ops, ho sbagliato. È ottimo. Ok, scrive, guardate che bellezza, guardate, ragazzi già così è buonissimo. We cover the dough and let it rise to about 26 Celsius until it doubles in volume. In this step, we prepare an emulsion of all the fats, butter, cream, and cocoa powder. We mix the ingredients of the emulsion in bain-marie, paying attention at removing the pan from the heat as soon as all the ingredients are melted, or you may create unwanted lumps. Once the emulsion is ready, keep it lukewarm for the next step. Here we have the risen dough that will now be kneaded a second time while adding more ingredients. I know you are tired, but you have to continue and hold on. Insert the flat beater to your mixer and start mixing the rest of the ingredients. You know the drill. Add the ingredients one by one, according to the number sequence, giving each of them the time to get absorbed while switching the mixer speed between 1 and 2. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Inserite l'emulsione dividendola in 3 parti più o meno. 2, Just wait a minute before adding the next part. 3. E adesso cambio il gancio e inseriamo l'ultimo ingrediente, il burro rimasto. L'impasto è pronto, mamma mia, sono tutta sporca, con gli occhiali non ci vedo quasi più. Vi faccio vedere perché. Il colore è lucidissimo, non mi si attacca più alle mani, cade senza problemi dal gancio, guardate. Guardate qui, si riesce a stendere fino a diventare trasparente senza che si rompa. Guardate qua, spettacolo. Impuriamo un attimo un piano di acciaio, il vostro piano, lo metto qua così ve lo faccio osservare bene. Guardate un attimo come si può piegare benissimo, proprio bello. Guardate con che facilità si fa questo lavoro. 1, 2, 3, gli diamo un po' di forza, facciamo un giro
queste pieghe e poi lo mettiamo in una scatola di plastica. If you thought we were ready to bake, well, not quite. We still need to let the dough rise in the fridge overnight. We made enough dough for 2 pandoro, so we cut the dough in half. Prepare 2 balls like Mom is doing and put them in the mold, which needs to be spread with butter to prevent the pandoro from sticking. Turn the dough ball upside down when putting it in the mold. After covering it with the cloth, let the dough rise until it reaches a few centimeters below the rim of the mold. Eccoci qua, siamo arrivati al momento della cottura. Io ho diviso il mio impasto in 2. Uno è un pandoro classico e l'altro ci ho messo le gocce di cioccolato perché ai miei figli fa impazzire con le gocce di cioccolato. Ma passiamo a cuocerlo. Io lo cucinerò nel mio Unox a 170 gradi per circa 33-40 minuti. Sapete cos'è sto beep? È il mio forno che dice il pandoro è pronto! Whoa, Mom! Keep one whole for me. Guardate cos'ho? Il termometro. Vediamo se lo dice anche il termometro. Il pandoro per essere cotto al cuore deve avere una temperatura che può variare tra i 94 e i 98 gradi. È pronto! Magna moment! Not so fast, Mom. No. The pandoro needs to rest for 1 hour in the mold, and you can eat it only after 12 The hours. recipe of pandoro is very boring recipe. For the magna moment, I have to attend 12 hours. But ne vale la pena. Guardate la lavoratura, è perfetta. Quella del pandoro non deve essere grossa, deve essere compatta, questa lo è. È morbidissimo e si scioglie in bocca. If you like this video, give me a like. If you want to know more Italian recipe, subscribe. And don't forget that every day is a sunny day in Tony's home. Ciao! But with my tips. È tips o tips? Ok.